conferenza di inizio stagione per il Napoli, presidiata dall'allenatore, e io ovviamente ho aguzzato un po' la vista perché che lo si dica o meno, che lo si vada a sbandierare ai 720 o si cerchi in qualche modo di nasconderlo, il Napoli, almeno per me, era tra le favorite lo scorso anno. Vuoi che non lo sia quest'anno, dopo uno scudetto sul petto e 5 acquisti al primo giorno di ritiro, con 5 giocatori in più al primo giorno. Quindi, eh, vuoi o non vuoi, la mia attenzione è un po' lì, è un po' lì. E volevo appunto andare a soddisfare la mia curiosità sentendo un po' le dichiarazioni dell'allenatore, che devo dire che per grossi, no, sommi capi, ce la puoi fare un pochettino se riesci. Per sommi capi, devo dire che è il solito Conte, con la solita filosofia incentrata sul gruppo, sulla squadra, sul lavorare. Infatti, ancora una volta conferma lo slogan della scorsa annata, anzi lo in qualche modo potenzia, amma fatica più assai. E quindi è uno slogan che può fare anche un po' ridere, ma è un po' uno slogan che in realtà sintetizza tutto. Non è- Con lo slogan sintetizzi un po' quello che Conte nella sua essenza e traspare anche nella conferenza stampa odierna. Meno un punto, non meno un punto, c'è stato un aspetto, soprattutto nel finale, che poi voglio andarvi a discutere in particolar modo, non legato più che altro al presente, ma al passato di Antonio Conte. Forse una sorta di ammissione di colpo, ma neanche un'ammissione di colpo, forse una conseguenza di un percorso che non si è sviluppato abbastanza, ma non ci arriviamo, vi prometto ci arriviamo, signori. Con ordine, come al solito, prima di ogni cosa, se volete, spolliciate sempre per soddisfare le angherie. Sì, sono angherie, sì, quelle del nostro ormai agognato amico algoritmo che sta sempre lì a cibarsi di questi pollicioni. Se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti, e credo che pomeriggio inoltrate la porta. Porta più benissimo. Scusate. Credo che nel pomeriggio, nella serata, per pomeriggio è adesso, che ho orari tutti miei, quindi non capisco. Eh, tra un po' dovrebbe arrivare anche un video sulla Roma che si sta muovendo. Ecco, di mercato devo dire che solo grazie al Napoli abbiamo detto qualcosa. Solo col Napoli abbiamo detto qualcosa. Per l'80-90% dei commenti, come più volte ho appunto detto. No, però adesso forse sarebbe ora anche di parlare di qualcos'altro, e c'è la Roma che sembrerebbe adesso molto attiva. Ha chiuso un giocatore, ma anche altri. Quindi se volete attivate la campanella per rimanere aggiornati più che mai. Din don din don. Grazie, sempre grazie, va sempre detto, perché su YouTube 231.000, su Facebook 141, non mi ricordo. Comunque continuate a sopportarmi e continuate a farlo semplicemente se volete. Grazie. Allora, partendo con ordine, allora, già la prima domanda, ha provato dopo la prima domanda un po' a targiversare quando gli dicono 5 acquisti già Di Maro, dove mentre magari l'anno passato la squadra si è fatta all'ultima giornata, se vogliamo. Veramente c'è una grande differenza tra il Napoli della scorsa stagione, per come partiva e per come è arrivato, sotto tutti gli aspetti, non solo appunto della gestione tecnica da parte dell'allenatore, ma anche del mercato stesso. Napoli un po' a ruffone nel finale, ha dovuto prendere appunto McTominay praticamente a tempo scaduto, difficoltà su difficoltà, veniva appunto, se vogliamo, da un decimo posto. Adesso è un Napoli completamente diverso, e quindi qualcuno, adesso non mi ricordo, mi sa Sport Media, se te gli chiede, si sente di partire in pollo ora, visto che lui ha sempre detto no, io prima o poi voglio una squadra dove
vado su un piatto già condito, no? Se vogliamo, su questa metafora. E lui dice: quando parlai di avere una squadra collaudata sia in campionato che nelle competizioni europee, l'ho detto e mi auguro che prima o poi accada. Oddio, non per magari non per le competizioni europee, ma adesso in campionato, ragazzi, senza giri di parole, parte in pole position. Io non la vedo una squadra attrezzata come il Napoli sotto tutti gli aspetti. Ribadisco, del mercato, dello stesso allenatore che voi o non voi ha dimostrato di essere un allenatore che porta a casa i risultati. E attenzione, c'è un altro aspetto che mi piace tantissimo qua. Noi dobbiamo pensare solo a noi, a quello che siamo, a quello che vogliamo anche diventare. Abbiamo iniziato un progetto nuovo insieme al presidente, al club, dall'anno scorso, partendo da basi molto limitate. Siamo partiti da un 10° posto e l'obiettivo in 3 anni è creare basi solide per durare nel tempo. È successo nel passato con altri club, perché alla fine io sono un costruttore e mi auguro di poterlo fare anche col Napoli. Questo è un passaggio che voglio, che poi ci porta anche, no, al discorso che volevo affrontare nel finale. Un costruttore si definisce tale Antonio Conte, in realtà lo è stato di certo alla Juventus, ce lo ricordiamo, la Juventus prima di Conte, sicuramente anche al Chelsea, sapete, forse vi dico che al Napoli e all'Inter un po' meno. All'Inter c'era stato un lavoro di Spalletti di certo non male, che aveva riportato l'Inter in Champions e poi ci furono investimenti importanti. E lo stesso Napoli, come ho sempre detto, veniva comunque già da una buona base il Napoli, vero il 10° posto. Ricordiamoci anche che per 7 undicesimi, o meglio 8 undicesimi della rosa, era quella che aveva vinto lo scudetto. Quindi ultimamente secondo me meno costruttore, almeno non proprio a livello di giocatori in campo. Prima aveva bisogno veramente di tanti uomini, che diceva lui, per portare a casa i risultati. Secondo me adesso un po' meno costruttore, ma sempre di costruttore parliamo. Il Napoli parte favorito? Come gestire la pressione? L'ho detto prima, abbiamo lo scudetto sul petto, per definizione si parte tra i favoriti, ma non ci dobbiamo sottrarre. E poi la solita tiritera sul lavoro. Quindi c'è poco da fare. Il Napoli è la favorita per lo scudetto del prossimo anno. Su questo non ci piove. È lo stesso Conte, magari non te lo può sbandierare, ma lui lo sa benissimo. Sa benissimo che quello è l'obiettivo stagionale. E lui è un allenatore che vuole vincere. Cioè, Conte quest'anno non è che gioca per il secondo posto, cioè non ci giocava l'anno scorso, figuriamoci quest'anno, quindi che lo si dica o meno l'obiettivo è quello. Lo slogan appunto ma fatica di più, all'inizio l'aveva detto in inglese, again, ma se vogliamo restare sul territorio, ama fatica di più. Scusate, lo dico un po' con il mio dialetto lucano. E andiamo invece all'aspetto che mi interessa di più, perché ribadisco, poi su tutto il resto, gli allenatori, ma lo stesso Conte, si tirano fuori anche il gioco delle parti, i soliti luoghi comuni, il discorso dei titolari o meno, adesso saranno tutti titolari o meglio, non dobbiamo toglierci dalla testa chi è titolare o chi non lo è su 4 competizioni, soliti discorsi, quindi non vi voglio tediare con questo. Il ritorno in Champions è stimolante anche per rispondere a chi la critica per i suoi risultati in Europa, e qui andiamo al nodo cruciale, quello che mi interessa di più. Per noi sarà stimolante sicuramente. Io ho fatto 6 annate da allenatore in Europa. Adesso qua ovviamente sono andato a prendere l'articoletto che va a parafrasare quanto dice, però questo è un po' una sorta di nervo scoperto per Conte, perché subito a chi gli pone la domanda lui fa: ma sai quante volte io ho partecipato in Europa? Tu mi chiedi questo, ma sai quante volte ho partecipato? Ho partecipato solo 6 volte. Non sono tante 6 volte. Quelle 6 volte, ehm, prendendo sempre squadre che prima non facevano la Champions, squadre in ricostruzione. Io posso capire che mi chiedono i miracoli, ma ci sono fatti che non possono essere trascurati. La Champions è un percorso, sicuramente io devo avere pazienza a stare più anni in un club, perché così costruisci davvero. Ecco, qui lo sintetizzo un po' troppo, però
Però adesso riporto a galla quelle che sono state le reali dichiarazioni dell'allenatore, o meglio, il reale feeling che abbiamo avvertito con queste dichiarazioni. Lui ha detto, è anche vero che io forse dovevo avere più pazienza, perché poi, diciamolo, Conte ha sempre trovato la scusa, tra virgolette, appunto, del fatto che poi in Europa non abbia inciso perché, ragazzi, determinate cose non si potevano fare con determinati investimenti ed è stato sbugiardato da Allegri l'anno dopo perché lui aveva lasciato quella squadra proprio perché non la riteneva all'altezza, sbugiardato da Allegri che porta la Juventus a 2 finali di Champions. È vero, è assolutamente vero che Allegri ha goduto del lavoro di Conte, non stiamo dicendo questo, però perché non c'è rimasto Conte a quella squadra, perché lui non la riteneva tale, o meglio, non la riteneva forte da poter fare quel percorso. Poi ci sono riusciti gli altri. La stessa cosa ha fatto all'Inter con Simone Inzaghi. Non si poteva fare, non si poteva fare più niente, non si poteva fare. E Inzaghi l'ha portato 2 volte in finale di Champions. Una squadra che lui ha abbandonato perché riteneva che non si potessero fare determinate cose. Cose che neanche troppo lontano l'anno scorso diceva di Napoli. A un certo punto Napoli diceva, ma forse qua a Napoli non si possono fare determinate cose. Ecco, forse con queste dichiarazioni qua, ripeto, andatevele proprio a sentire, che avete sicuramente un altro feedback, no? Andatevele a sentire. E io forse devo avere anche più pazienza. Forse ha capito anche lui che tante volte ha un po' sbraccato, ecco, anche perché, ribadisco, i risultati poi in Europa non sono mai arrivati. Sì, c'è stato poco, quello che vuoi, è vero, squadre però è sempre lui che chiede questo, cioè è sempre lui che va a ricercare queste sfide. È sempre lui. Quindi poi alla fine devi assolutamente assumerti anche una sorta di responsabilità. Adesso, per esempio, ha una signora squadra anche per competere in Europa con te. Cioè, secondo me c'è riuscito Inzaghi con quell'Inter là ad arrivare 2 volte in finale. Qualcuno dirà, ma per poi fare quelle figure. È arrivato 2 volte in finale Inzaghi. Figuracci, non figuracci, chiamatelo come pare. È arrivato 2 volte in finale. Credo che in tanti ci metterebbero la firma. E forse gli stessi napoletani, che se non sbaglio, una finale di Champions non hanno mai vista. Quindi. Eh, Conte può far bene anche in Europa, cioè con quello che oggi ha a disposizione, secondo me, non magari da questa stagione stessa, ma come dice lui stesso, in un triennio, con gli investimenti che stiamo vedendo, Conte secondo me può far bene anche in Europa. O meglio, questa è la grande sfida adesso per lui, perché abbiamo capito, secondo me il campionato parte avanti il Napoli, poi puoi vincerlo, non puoi vincerlo, come è capitato all'Inter, come abbiamo visto, ed è il bello del calcio. Ma Conte deve veramente anche adesso dimostrare le sue qualità in Europa. Le deve dimostrare e secondo me a Napoli ha una signora squadra. Certo, ci sono squadre più attrezzate. Oggi il Napoli non la metto nelle prime 8 squadre europee, ma di certo può entrare nelle prime 16. Ecco. Non credo di dire una bestemmia che il Napoli, per quello per quello che vediamo, no? Per come sta allestendo anche la squadra, non possa arrivare nelle prime 16. Non credo di dire una bestemmia. Vediamo, signori miei. Niente, forse sono andato anche un po' lungo. Questo era quello che volevo comunicare un po'. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate le carte. Se volete, ribadisco, iscrivetevi perché noi ci becchiamo dopo. Parlando anche un po' di Roma. Un grande abbraccio da Neschio.